Avete presente quando per qualche tempo non vi capita di vedere una celebrità in TV? Certo, la ricordate, ma solo per come è stata in passato. E poi ad un tratto, col telecomando in mano, guardate la notte degli Oscar e eccola lì. Oh mio Dio, ma com'è cambiata? Non me la ricordavo così, è bellissima. Bene, quella celebrità è Jeannot e oggi si ripresenta al mondo così. Signore e signori, ecco a voi la nuova Jeannot DB43. Il suo red carpet, le onde del mare. La sua notte degli Oscar, naturalmente, The Boat Show. Negli ultimi 10 anni, la tendenza nautica ha virato dal fascino per le lunghe navigazioni su un approccio al mare più giornaliero, in linea con uno stile di vita più moderno. Le dayboat si sono agilmente fatte largo sul mercato diportistico, diventando un must-have nel ventaglio delle gamme proposte dai cantieri. Il nuovo DB43 vuole essere la risposta che Jeannot dà a questa esigenza di mercato, ma non si è limitata ad un open o un walk around. No, questo modello è molto di più. Partiamo dalla carenatura. Le linee che definiscono il progetto, figlie della matita di Camillo Garroni, sono molto accattivanti. Vi rimando a quelle di una 4 ruote sportiva e definiscono senza ombra di dubbio la volontà di Jeannot, uno dei più grandi gruppi della cantieristica mondiale, di proporre un prodotto che esca dal concetto di produzione seriale. Per realizzare uno scafo del genere ci vuole molta cura e tanto tempo. Il DB43 è proposto in 2 versioni, fuoribordo, dove i motori sarebbero alloggiati qui con l'ausilio di un bracket stampato all'interno della carena, oppure come questa entro fuoribordo, dove la grande piattaforma bagno resta poco sotto il livello di calpestio del pozzetto e, quando necessario, scende sotto il livello del mare, fungendo anche da tender lift. Ma la bici area non è completa, perché guardate cosa succede se schiaccio questo bottone. (8,32 metri quadrati per godersi il mare, il sole e risalire a bordo da ovunque. Il cockpit è stato pensato per la massima ottimizzazione degli spazi sulla base della massima possibilità di utilizzo. Un grande modulo cuscinato occupa la zona più poppiera del pozzetto e può essere un ampio prendisole o una panoramica seduta contromarcia. Qui sotto un gavone per lo storage e alzando tutto il modulo si accede alla cala di poppa, ottima per stivare il tender. Il tavolo centrale in legno a ribalta sfrutta sul lato poppiero la cuscineria del prendisole, mentre a prua la seduta può essere traslata su 2 rotaie per liberare il passaggio attorno all'isola della cucina esterna. Quest'area è curata nei minimi dettagli: fornelli, lavabo, storage, frigo e persino le luci pop-up. Questo modulo separa bene quella che è la zona conviviale da quella adibita alla conduzione e manovra del mezzo e concede un saldo appiglio mentre si naviga. Vi faccio una domanda: voi normalmente dove lo stivate il tappo del lavabo? Beh, Jeannot ha pensato anche a questo, predisponendo il suo alloggiamento qui. E per non porre nessun limite alla creatività dello chef, naturalmente in questa cucina si possono usare gli elettrodomestici. Le prese di corrente sono qua sotto e qui c'è la predisposizione per il passacavi. Per accedere a prua si salgono 3 gradini e il camminamento continua lungo tutta la battagliola, cingendo un ampio prendisole centrale che diventa un intimo divanetto fronte marcia. Solo da qui ci si rende conto davvero di quanto siano alte le murate. Non te lo aspetti da un day cruiser e questo vedremo tra poco, che permette dei volumi interni davvero invidiabili. La bravura dello studio italiano Garroni non è stata solo nella ricerca dei volumi, ma anche nel modo in cui sono stati mascherati grazie all'attenzione che hanno avuto in fase progettuale, come le linee del pulpito e dei suoi candelieri, che sacrificati sul vertice di prua snelliscono sensibilmente la mise di tutto lo scafo. Scendendo sotto coperta, gli interni stupiscono per la loro abbondanza.
Qui in effetti tutti i comfort che normalmente mancano su questa tipologia di barche ci sono. Il disimpegno può essere allestito con un piccolo angolo cucina o colazione, come lo chiamano loro, interno, oppure con un secondo bagno con box doccia separato. La cabina armatoriale, caratterizzata da linee di design e dettagli di non poco conto, permette di conservare totalmente la privacy dell'armatore, avendo persino il suo accesso al bagno dedicato. A poppa, la seconda cabina, con un matrimoniale e un singolo o divanetto, può accogliere fino a 3 ospiti e nonostante le altezze ovviamente ridotte rispetto all'armatoriale, in questo piccolo rialzo riesco a stare in piedi per cambiarmi. Ancora prima di cominciare a navigare mi sono già reso conto che stando davanti alla plancia ci sono dei dettagli che non possono passare inosservati. Il primo è il puntapiedi, o perlomeno le varie possibilità che abbiamo per il puntapiedi. Una è nella parte più bassa del piano di calpestio ed è leggermente rialzato. La seconda possibilità è quella di usare questa pedana e di sfruttare anche l'apertura del tetto. Ma io preferisco stare più basso, quindi richiudo e mi metto in piedi. Le sedute sono organizzate in 3 singole poltroncine, 2 davanti alla plancia e l'altra oltre l'apertura per scendere sotto coperta. La plancia invece è minimale, con delle linee molto piacevoli ed entrambi gli schermi da 16 pollici sono perfettamente visibili. (12 nodi punto 5). Siamo in planata. Che cosa mi aspetto dal nuovo DB43? Beh, sinceramente non lo so, perché le linee, la carenatura sono decisamente di una barca sportiva. Sì, ma il progetto in generale e la scelta della motorizzazione, il gruppo Popiero Aquamatic con i D6 da 380 cavalli l'uno di Volvo Penta, suggeriscono non tanto la ricerca delle massime prestazioni in termini di velocità, ma quello sì in termini di comfort e di equilibrio nei consumi. Certo è un day boat, ma non è un open. Questo hardtop è uno dei più grandi mai montati su una barca di queste dimensioni e di questa tipologia, naturalmente. Può essere, come vi dicevo, aperto o chiuso, ma ora è aperto. Sto facendo 20 nodi e sentite? Non mi arriva neanche un refolo d'aria. Questo è meraviglioso, ci copre molto bene, però io preferisco tenerlo chiuso. La barca così da sopra è più bella. Il progetto della carena è stato studiato da Michael Peters, che nel suo palmarès può vantare un grande ventaglio di tipologia di imbarcazione, dalle più performanti alle più classiche e di gusto. In fibra di vetro e resina vinilestre. È una carena classica con 2 pattini senza step. Il dead raise a poppa è di 19 gradi punto 5, il che significa che questo modello non ha bisogno di tanta potenza poppa per essere spinta, perché non ha tanta superficie immersa, ma d'altro canto ha tutte le carte in regola per poter navigare anche su mare un po' più formato. Dai dati che escono dagli studi di Volvo Penta su questo modello, la velocità di crociera ottimale è a 3000 giri minuto. 23 nodi e mezzo con un consumo di 108 litri per ora totali. E questa è la velocità giusta per provare la carena sulle onde, quindi mi metto prua al mare e vediamo come si comporta. Ci siamo, il trim assist è attivo, i flap ormai sono su e sentite la morbidezza che ha questo scafo sulle onde. Bravo Michael Peters! Come vi dicevo però, l'hardtop è fatto in vetro e resina, come del resto tutto lo scafo, e quindi mi aspetto che, essendo così grande, abbia alzato un po' il baricentro. La proviamo in virata? Ma sì. Portiamola a 25 nodi e viriamo a sinistra. E la sbandata della barca non è repentina. Si abbatte piano piano, trova il suo angolo di incidenza ottimale e chiude una virata perfetta. Larga, certo, ma perfetta. Proviamo a dare ancora un po' più di gas.
e proviamo a fidarci del progettista adesso. Se volessimo arrivare a ricercare la prestazione massima, dovremmo provare la barca con i fuoribordo, 3 da 350 cavalli, e lì il cantiere dichiara che potrebbe arrivare a superare i 40 nodi. Noi oggi con questo tipo di propulsione possiamo arrivare a toccare i 30 nodi. Bene, e quindi come sempre io oggi ho 2 obiettivi. 1, raggiungerli. 2, superarli. Per ora il gioco è stato facile, è bastato aprire tutto il gas e abbiamo già toccato 30 nodi.2. Adesso tolgo il trim assist, sì, i flap sono tutti su, e comincio a giocare col trim. (30 nodi.5, 30 nodi.6, esagero col trim e arriviamo a toccare i 31 nodi, ottimo lavoro! Ora che l'ho vista, sono stato a bordo, ci ho navigato, devo proprio dire che il DB43 tira una linea netta col passato di questo cantiere e scrive una nuova pagina nell'enciclopedia della nautica, perché è una dayboat ma è molto comoda, è avvolgente ma ventilata e si propone per uscite giornaliere ma con tutti i comfort necessari per lunghe navigazioni. Beh, insomma, è impossibile definirla, o forse no, è semplicemente Jeannot DB43.